Come facciamo a scegliere l'amperaggio corretto per effettuare una saldatura TIG di qualità? Una volta che abbiamo affilato per bene il nostro tungsteno è pronto di essere utilizzato, quanto deve sporgere il tungsteno al di fuori della ceramica? Come facciamo a calcolare il flusso del gas corretto per garantire una saldatura di qualità? Come facciamo a scegliere la bacchetta di rapporto corretta per effettuare una saldatura di qualità? Preparazione sbagliata del tungsteno, uscita sbagliata del tungsteno al di fuori della ceramica, regolazione sbagliata del flusso gas, regolazione sbagliata dell'amperaggio, utilizzo sbagliato della bacchetta di rapporto. Prima di conoscere la preparazione corretta del tungsteno, dobbiamo conoscere quali tungsteno dobbiamo scegliere per effettuare la nostra saldatura. Nel mercato ci sono vari colori di tungsteno, quali tra questo colore dobbiamo scegliere che è adatto per la nostra saldatura. Il tungsteno con il colore blu, nero, grigio, porpora e oro sono adatti per la saldatura sia DC e AC. Invece il tungsteno di colore verde è adatto solo per la saldatura AC. E per ultimo abbiamo il tungsteno di colore rosso che è adatto solo per la saldatura DC. Questo tungsteno di colore rosso non lo consiglio per nessuno perché è cancerogeno. Dopo averli provati tutti, vi posso consigliare che il migliore tungsteno da utilizzare è il tungsteno di colore blu. Personalmente utilizzo il tungsteno di colore blu per saldatura di acciaio inossidabile, sia anche per l'acciaio al carbonio. Per saldare l'alluminio preferisco utilizzare solo il tungsteno di colore verde. Bene ragazzi, questa qua è la nostra smerigliatrice, questo qua è il nostro verso di rotazione. Con il tungsteno non dobbiamo molare con questa direzione. Molando il tungsteno con questa direzione crea un raggio radiale. Cosa significa? Creando un raggio radiale, quando facciamo la nostra saldatura, l'innesco si divide in due. Ma è il modo corretto, bisogna tenere il tungsteno in modo verticale, con questa maniera qua, avendo le due dita a ruotare il tungsteno dal basso, con questo modo, rotando il tungsteno finché diventa affilato con questa maniera. Guardate la differenza tra uno e l'altro. Questo un tungsteno affilato con un modo radiale e questo tungsteno affilato con un modo corretto. Facciamo una prova insieme. Guardate, questo è quello radiale, il modo corretto. Tenere il tungsteno con questo modo, rotare in basso, e questo è il nostro risultato. Guardate ragazzi, il tungsteno deve essere affilato come l'ago. Guardate. Una volta che abbiamo affilato per bene il nostro tungsteno è pronto di essere utilizzato, quanto deve sporgere il tungsteno al di fuori della ceramica? Praticamente ragazzi ci sono due modi. Il primo modo, dobbiamo utilizzare lo stesso numero indicato alla ceramica. Ad esempio, in questo caso sto utilizzando una ceramica del 6, il tungsteno deve sporgere fuori dalla ceramica 6 mm. Se sto utilizzando una ceramica del 24, il tungsteno deve sporgere fuori dalla ceramica 24 mm. Questo sistema vale con tutti i tipi di ceramiche. L'altro modo, dobbiamo trovare un angolo di 90 gradi per dividere l'appoggio della ceramica per far uscire fuori il nostro tungsteno. Adesso lo faccio vedere da vicino. Allora ragazzi, in questo caso sto utilizzando una ceramica del 6, quindi il nostro tungsteno deve sporgere fuori 6 mm. Guardate ragazzi, 6 mm. Una volta in misura dobbiamo stringere il nostro tungsteno con l'uscita corretta, è pronto di essere utilizzato. E l'altro modo ragazzi, dobbiamo scegliere un angolo a 90 gradi, abbiamo il nostro tungsteno che sporge fuori dalla ceramica,
andiamo a spingere finché non tocca la ceramica in tutti e due i lati. Una volta che tocca la ceramica in tutti e due i lati, dobbiamo stringere che abbiamo la nostra uscita corretta del tungsteno. Adesso lo dobbiamo verificare col metro per vedere se siamo in misura corretta o no. Guardate ragazzi, qua abbiamo 6 mm e prima abbiamo misurato 6 mm. Tra questi due modi ragazzi dovete scegliere il modo più semplice per voi. Come facciamo a calcolare il flusso del gas corretto per garantire una saldatura di qualità? È molto semplice ragazzi. Praticamente il flusso gas collegato all'utilizzo della nostra ceramica. Il flusso gas viene calcolato per 1 litro al minuto. Dobbiamo calcolare 1 litro al minuto per 1 millimetro di diametro interno della nostra ceramica. Cioè cosa vuol dire? Adesso stiamo utilizzando una ceramica del 12. Dobbiamo calcolare la misura di diametro interno che fa 19, quindi dobbiamo impostare il gas a 19 litri al minuto. Se noi dobbiamo utilizzare una ceramica del 6, dobbiamo calcolare il diametro interno che fa 9, quindi dobbiamo impostare il gas a 9 litri al minuto. Questo sistema ragazzi garantisce una saldatura di qualità e non avrete mai nessun difetto quando fate la vostra saldatura. Adesso lo vediamo da vicino. In questo caso devo utilizzare una ceramica del 12, vado a misurare il diametro interno, guardate, che fa 19, quindi devo impostare 19 litri al minuto. Eccolo qua il nostro manometro, vado a impostare 19 litri al minuto. Poi ragazzi 1 litro in più, 1 litro in meno non cambia mica niente. Come facciamo a scegliere la bacchetta di riporto corretta per effettuare una saldatura di qualità? È molto semplice ragazzi. In questo caso le bacchette di riporto collegate allo spessore che noi dobbiamo saldare. In questo caso dobbiamo saldare uno spessore di 1,5 mm. Per saldare uno spessore di 1,5 mm non vado a scegliere una bacchetta dal 3,2, se no mi crea una saldatura gigante o un accumulo di saldatura. Nello stesso tempo non vado a scegliere una bacchetta da 1 mm, se no mi crea una saldatura molto scavata. Ma vado a scegliere una bacchetta tra l'1,6 e il 2 mm. Questa scelta garantisce una saldatura di qualità in base allo spessore che noi dobbiamo saldare. Come facciamo a scegliere l'amperaggio corretto per effettuare una saldatura TIG di qualità? Praticamente ragazzi non esiste una corrente precisa per ogni millimetro che noi dobbiamo saldare, ma esiste una corrente minima e una corrente massima. Tra la corrente minima e la corrente massima, per ogni spessore che noi dobbiamo saldare, dobbiamo impostare la saldatrice, possiamo prendere un pezzo di scarto dello stesso spessore che noi dobbiamo saldare, facciamo una prova, in base a questa prova possiamo decidere se alzare l'amperaggio o dobbiamo riabbassare. Quali sono le correnti minime e le correnti massime? Ad esempio per saldare 5 decimi la corrente minima deve essere 5 e la corrente massima deve essere 15 ampere. Per saldare 1 millimetro di spessore la corrente minima deve essere 20 e la corrente massima può arrivare fino a 60 ampere. Per 2 mm di spessore la corrente minima deve essere 40 ampere e la corrente massima circa 70 ampere. Per saldare 3 mm di spessore la corrente minima 50 ampere e la corrente massima 100 ampere. Per saldare 4 mm di spessore la corrente minima 90 ampere e la corrente massima 130 ampere. Per saldare 5 mm di spessore la corrente minima 90 ampere e la corrente massima 140 ampere. Tra questi parametri ragazzi potete utilizzare questo metodo di scegliere la corrente minima e la corrente massima dello spessore che voi dovete saldare, fare una prova su un pezzo di scarto. Vedete che non sbagliate mai, avrete sempre una saldatura corretta di qualità. Il video non è ancora finito ma ricomincia subito dopo questa pubblicità. Questa saldatrice risolve i tuoi problemi se trovi fatica a saldare materiale sottile. Grazie a questo modello di DK Power Easy TIG 200, questa qua è una saldatrice inverter, permette di saldare sia a TIG anche ad elettrodo. Permette di saldare a TIG ad alta frequenza e bassa frequenza e permette di saldare a TIG a freddo.
Ma il vantaggio di questa saldatrice è la sua capacità di lavorazione con la modalità pulsato. La saldatrice permette di arrivare fino a 200 Hz. Quali sono i vantaggi che offre la modalità pulsato? La modalità pulsato offre maggiore precisione e un maggior controllo dell'arco e un minor deformazione del materiale e un miglioramento della penetrazione. La saldatrice offre anche una opzione, viene chiamata SS Clean, che permette la soluzione di decappaggio. Cioè, cosa vuol dire? Che noi, una volta abbiamo finito la nostra saldatura, con questa soluzione impostiamo questa modalità che permette la pulizia della saldatura dopo aver finito la nostra saldatura. Quindi se abbiamo una saldatura colorata finita, possiamo fare il decappaggio per pulire la nostra saldatura. Quindi questa saldatrice, ragazzi, completa di tutto. Bene ragazzi, ora facciamo una prova di saldatura insieme. Sto utilizzando una ceramica del 6, il tungsteno sporge fuori 6 mm. Come uscita gas impostato 10 litri al minuto, perché il diametro interno fa 9 mm e mezzo. Come bacchetta sto utilizzando una bacchetta da 2 mm e come amperaggio ho scelto un amperaggio di 70 A. Devo saldare uno spessore di 1 mm e mezzo. Come amperaggio ho impostato la saldatrice a 60 A. Ho scelto una ceramica del 14, ho fatto sporgere il tungsteno fuori dalla ceramica 14 mm. Siccome l'interno ceramica fa 22, quindi ho impostato il flusso gas a 22 litri al minuto. Come bacchetta di riporto ho scelto una bacchetta di riporto del 2 mm. Prima di effettuare la nostra saldatura dobbiamo prendere o l'acetone o il diluente, dobbiamo pulire per bene la nostra superficie che noi dobbiamo saldare per garantire una saldatura di qualità e evitiamo di respirare un fumo tossico. Un'altra cosa ragazzi, quando facciamo la nostra saldatura dobbiamo sempre scegliere un punto d'appoggio per garantire una saldatura di qualità lineare. Partiamo. E questo è il nostro risultato, lo vediamo da vicino. Facciamo così. Guardate ragazzi, la saldatura di qualità con la protezione corretta di gas, con il materiale di riporto corretto, guardate, la saldatura lineare senza nessun difetto. Perché ho scelto una ceramica del 14 e non ho scelto un'altra ceramica più piccola, sarebbe il 6? Ve lo spiego con un modo molto semplice. Praticamente ragazzi, quando facciamo una saldatura ad angolo possiamo scegliere le ceramiche di piccolo spessore perché il gas rimane circondato nell'angolo e garantisce sempre una saldatura di protezione e di qualità. In questo caso, se noi utilizziamo la saldatura del 6 in piano, non abbiamo più copertura per garantire una saldatura di qualità. Adesso la vediamo da vicino. Guardate, utilizzando la ceramica sbagliata, sarebbe il 6, non permette di garantire la copertura del gas, che la saldatura viene contaminata, come la vedete. Invece, utilizzando la ceramica corretta, sarebbe il 14, garantisce la qualità e la protezione corretta del materiale. Questa è la differenza dell'utilizzo della ceramica di grande protezione, soprattutto quando facciamo una saldatura in piano. Per oggi il nostro video è stato terminato, spero proprio che sia stato utile. Per qualsiasi informazione ragazzi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.